Ti è mai capitato di trovare dell'acqua all'interno della manopola e pensare a come pulirla? È molto semplice, bisogna però prendere un cacciavite e svitarlo. Vedremo una bella patina di grasso e calcare. Per la pulizia utilizzerò un detergente ecologico che costa pochissimo, il carbonato di sodio, chiamato anche soda, un potente sgrassante e igienizzante. Purtroppo ha un difetto: se lo lasciamo in un ambiente umido per un po' di tempo può assorbire l'umidità dell'aria e diventare pietra. Basta però semplicemente pestarla o grattugiarla e ritornerà in polvere. Io mi trovo bene usando un mini primer. Ne verso un cucchiaio in circa 2 litri di acqua calda. Un'altra cosa da ricordare della soda: bisogna sempre versarla nell'acqua e non il contrario. Se versiamo l'acqua sulla soda si indurisce e sarà molto difficile scioglierla. Verso anche un cucchiaio di detersivo piatti. Lascio i coperchi in ammollo per 10 minuti. Strofino bene con uno spazzolino. Anche le manopole, risciacquo e saranno splendenti. L'acciaio inossidabile dei nostri lavelli è inossidabile grazie ad uno strato protettivo che lo ricopre, però è possibile danneggiarlo con alcuni detergenti, in particolare la candeggina. In cucina la dobbiamo proprio evitare. Se la utilizzi per disinfettare le bottiglie, ti consiglio le pastiglie per la pulizia delle protesi dentarie. Le lasciamo in ammollo per pochi minuti. Il tappo possiamo metterlo in lavastoviglie. Risciacquiamo e lasciamo asciugare. E se usi la candeggina per disinfettare le spugne, ti consiglio invece di metterle in lavastoviglie, dove il programma di lavaggio e di asciugatura uccide completamente i germi e batteri. Un consiglio sulla pulizia dell'acciaio: se lo guardiamo da vicino noteremo delle venature come il legno. Mi capita di vedere pulire l'acciaio con movimenti circolari. In realtà dobbiamo pulirlo seguendo le venature. Se vogliamo eliminare le macchie di calcare, dopo averlo pulito e asciugato, passiamo un foglio di carta da cucina con dell'olio per il corpo e le macchie spariranno magicamente e l'acciaio sarà anche protetto. Spero che questi consigli ti siano utili, noi ci vediamo al prossimo video.